Salve a tutti ragazzi, io sono Roby Rox e benvenuti nel mio studio, benvenuti nel mio canale ed oggi parliamo del Boss IR2. Sicuramente lo avrete già visto, magari lo avrete anche già sentito e secondo me è forse uno dei prodotti più interessanti realizzati da Boss in questi ultimi anni. Ma prima di iniziare lasciatemi ringraziare del Live Sound per avermi inviato l'IR2 in modo che lo possa provare e recensire per voi. Quindi io naturalmente vi invito, se siete dalle parti di Torino, a passare in negozio a Cavagnolo oppure andare nel sito www.thelivesound.com. Dunque, brevemente, per chi ancora non lo conoscesse, il Boss IR2 è un amp modeler, ovvero un pedalino che ci permette di simulare vari tipi di amplificatore con la propria cassa. Quindi questo pedalino qua fondamentalmente sostituisce il vostro amplificatore. Sicuramente non è una novità nel mondo del digitale, infatti sono molti gli amp modeler, anche quelli più evoluti, se pensi a Fractal, a Kemper, a Quad Cortex, Helix e via dicendo, e soprattutto negli ultimi anni sta prendendo molto piede la versione mini, ossia un pedale molto piccolo che permetta di replicare o di riprodurre il suono di un amplificatore, così da poter aggiungerci gli effetti, quindi i nostri effetti anche analogici, direttamente in pedaliera. Si pensa ad esempio al Tonex Pedal, Tonex One, al Nano Cortex oppure al Valeton GP5, al Sonic Cake Pocket Master. Sono tutti prodotti che praticamente sono usciti negli ultimi anni e fanno tutti la stessa identica cosa, ossia sostituire l'amplificatore. Possono tornare utili dunque in tutte quelle occasioni in cui diventa difficile portarsi appresso il proprio sistema valvolare, o magari possono essere utili anche come sistema di backup e perché no anche proprio come sistema primario, sistema principale. Dunque è proprio questo che fa il Boss IR2, simulare un amplificatore con la propria cassa. Tra l'altro possiamo anche caricare i nostri personali impulse response. Come vedrete tra un attimo, l'utilizzo è veramente semplice e diversamente magari da altri prodotti della concorrenza non abbiamo bisogno di connetterci a smartphone o a utilizzare editor complicati. Si fa tutto qui, si fa tutto da pedale. Naturalmente c'è un editor da PC, lo possiamo utilizzare, ma sono delle operazioni per così dire che hanno a che vedere più che altro sui settaggi globali e su alcune impostazioni specifiche. Diciamo che il grosso, il 98% di quello che fate con il Boss IR2 lo fate direttamente on board. Dunque comincio con darvi alcune specifiche che secondo me sono quelle più importanti, quelle salienti. Ecco, dal momento che si tratta di un sistema digitale, parliamo della frequenza di campionamento, ovvero la definizione, la risoluzione con cui viene elaborato il segnale da analogico a digitale e viceversa. Ebbene, questo piccolino qua lavora a 96 kHz 32 bit virgola mobili, che è una enormità. Siamo a livello professionale se non oltre. Si pensi per esempio che una Fractal lavora a 24 bit 48 kHz, un Kemper, se non erro, mi pare che stia intorno ai 16 bit 44 e 100. Questo si trova a 96 kHz 32 bit virgola mobile, quindi lo posiziona veramente ad un livello molto elevato come frequenza di campionamento, come elaborazione del segnale digitale. Ci sono già amplificatori e casse integrate e, come vi dicevo un attimo fa, possiamo caricare i nostri IR. Ecco, ed è importante, secondo me, bello sapere che praticamente questo pedalino qua riesce a digerire qualsiasi lunghezza, qualsiasi formato di impulse response. Pensate che può lavorare a 44.100, a 48 kHz o a 96 kHz, a 16 bit, 24 bit o 32 bit virgola mobile, con una lunghezza massima, parlo dell'impulse response, fino a 500 millisecondi. Quindi praticamente siamo a livelli veramente elevati, perché se pensiamo di poter caricare un impulse response a 32 bit, 96 kHz, 500 millisecondi,
Forse mi pare che l'unico che mi viene in mente così di dimensioni a pedale sia lo Strymon Iridium, quindi anche in questo caso siamo a livelli molto elevati di dettaglio. Naturalmente, come ormai tutti i sistemi digitali odierni, può funzionare come scheda audio USB. Ci basterà collegare il cavo USB ad un computer e potremo utilizzarlo proprio come periferica audio per registrare quello che stiamo suonando o per ascoltare quello che viene riprodotto dal nostro computer. Ed un occhio di riguardo io lo dedico sempre ai livelli di ingresso e di uscita. Sappiamo come ad esempio un qualsiasi pedalino analogico Boss ha dei livelli nominali che si attestano intorno ai meno 20 dBu. Questo significa che possono essere utilizzati e funzionano bene se collegati ad una chitarra. Questo qui invece ha dei livelli nominali sempre a meno 20 dBu, ma riesce a gestire fino a un livello massimo di più 7 dBu sia in ingresso che in uscita. Questo significa che questo pedalino può lavorare sia a livello instrument sia a livello line, quindi livello di linea. Si pensi che un livello di linea comunemente sta intorno nominalmente a più 4 dBu, questo ne gestisce quasi il doppio. È una bella cosa questo perché mi permette di utilizzarlo dopo un pre, mi permette anche di boostarlo senza mandare in clip i convertitori digitali in ingresso. Ed un'altra cosa secondo me importante e non è per nulla scontata è che quasi come la totalità dei pedalini Boss può funzionare con una batteria da 9 volt. Questo significa che lo posso utilizzare sicuramente collegandomi alla linea elettrica, ma qualora fosse necessario lo posso utilizzare per conto proprio senza bisogno di connettermi da nessuna parte, e in questo caso ne guadagniamo anche in silenziosità perché evitiamo loop di massa e problemi simili. Le dimensioni sono quelle di un classico pedalino Boss, come pure anche il peso. Come ingressi abbiamo input dove possiamo collegare la nostra chitarra, channel select che ci permette di switchare tra due modelli di amplificatore, e qui abbiamo anche il return. Sì, perché il bello del Boss IR2 è che ha un send e un return di tipo stereo se vogliamo, quindi questo ci permette di collegare strumentazione ed effettistica esterna direttamente in FX Loop. Le altre uscite, a parte il send che abbiamo già menzionato, sono A e B, ovvero delle uscite che possono essere utilizzate sia in mono che in stereo. Nella parte frontale abbiamo un'uscita cuffie, l'ingresso per l'alimentazione elettrica e una presa USB-C dove possiamo collegarci a un computer per poter caricare i nostri impulse response con l'applicazione IR Loader o utilizzare l'IR2 come periferica audio. I controlli sono 7, dove i primi 3 sono composti da questi doppi knob, uno superiore e uno inferiore. Nella parte superiore possiamo controllare ambience, ovvero il riverbero integrato, livello di uscita e gain dell'amplificatore, mentre con i knob inferiori possiamo controllare i classici bassi, medi e alti, sempre dell'amplificatore selezionato. Con l'ultimo knob possiamo selezionare l'amplificatore che desideriamo. Ne abbiamo 11 e questo è un bel dato: 11 amplificatori e 11 cabinet integrati. Naturalmente questi cabinet possono essere sostituiti con i nostri impulse response, quindi un massimo di 11 impulse response, uno per amplificatore. Quindi eccomi qua, per questa prova utilizzo la mia solita PRS CE24, pickup al ponte, mi collego direttamente in input al Boss IR2. Come potete vedere si accende il LED per indicare che il pedale è attivo e subito si spegne. Questo significa che il pedale, appena lo facciamo partire, parte in modalità bypass. Il pedale attualmente è collegato in stereo direttamente alla mia scheda audio, quindi non c'è nessun altro processamento se non il pedale stesso. Questo dunque è il suono pulito, nudo e crudo della mia chitarra. Quindi attiviamo il pedale semplicemente premendo il foot switch.
Ascoltiamo così velocemente questi 11 amplificatori, tenendo tutti i controlli a ore 12, quindi tutto a metà, con i propri cabinet di fabbrica, quindi senza alcuna modifica. Ricordo che sto utilizzando la mia PRS con il pick-up al ponte. Ecco, questi che avete sentito sono gli 11 amplificatori con i loro rispettivi cabinet. Io ho voluto di proposito suonarli tutti con il pick up al ponte humbucker e tutti quanti con i controlli a ore 12, perché poi va da sé che ognuno va a regolare il proprio amplificatore sulla base della propria chitarra e naturalmente in base anche al suono che sta cercando. Piccola interruzione, io vi invito a fare un salto sul mio sito www.robyrocks.it, dove troverete i preset, le patch, i profili, gli impulse response che io realizzo per i vari sistemi digitali. Troverete inoltre anche materiale gratuito, i video tutorial gratuiti e anche i link alle masterclass, ai corsi che io realizzo.
Grazie. Ora vi voglio parlare dei canali. Ci troviamo sul canale verde, infatti il LED che vediamo qui in alto è di colore verde. Se vado a premere una volta il pedale, il LED diventa di colore rosso. Qui siamo sul secondo canale, dove possiamo selezionare un altro tipo di amplificatore e fare tutti quanti i controlli del caso. La cosa bella ed interessante è che i valori dei parametri, ovvero come li abbiamo regolati, vengono memorizzati automaticamente sul canale in uso. Questo sta a significare che io, ad esempio, sul canale verde posso fare determinate regolazioni passare al canale rosso, fare altre regolazioni e queste regolazioni rispettivamente del canale rosso e del canale verde vengono memorizzate. E la cosa ancora più bella è che tutte queste regolazioni, sia per il canale rosso che per il canale verde, vengono salvate in memoria anche se spegniamo il pedale, così che quando lo riaccendiamo ci troviamo esattamente tutte le impostazioni di come lo avevamo lasciato prima. Ed invece se volessi bypassare, ovvero spegnere il Boss IR2, devo premere e tenere premuto per qualche secondo, ed ecco che il pedale viene bypassato, per poi riaccenderlo e tornare a selezionare i canali come abbiamo visto un attimo fa. Posso anche scegliere di utilizzare un foot switch esterno collegato in Amp Select. In questo caso, quando andrò a premere il foot switch esterno, switcherò tra i due canali, mentre quando andrò a premere sul Boss IR2 semplicemente andrò a bypassarlo. Ora faccio una semplice prova utilizzando un paio di pedalini. In questo caso la mia chitarra è collegata direttamente al Boss BD2 che entra in input del Boss IR2, mentre il PX1, che in questo caso è in modalità phaser, è collegato in Send and Return. Ho selezionato un amplificatore di stampo Crunch. Se accendo ovviamente il phaser, in questo caso, come è comprensibile, il phaser si trova dopo la simulazione di amplificatore e prima del riverbero, mentre il blues driver che entra in input può essere utilizzato, come in questo caso, come un distorsore, quindi abbasso il livello, aumento il gain Ma la cosa interessante, visto che l'IR2 riesce a gestire fino a più 7 dBu, è che posso utilizzare un overdrive posizionato prima come fosse un booster, quindi porto il gain quasi a zero, mentre il livello lo spingo completamente al massimo. In questo caso vado a boostare l'amplificatore simulato da IR2.
Diamo infine un occhio all'editor, lo dobbiamo scaricare dal sito Boss, installare sul computer e chiaramente collegare il pedalino con il cavo USB. L'editor, che si chiama IR2 IR Loader, si presenta in questo modo. Nella prima schermata abbiamo tutti gli 11 amplificatori con i propri rispettivi cabinet preinstallati. Se vogliamo sostituire uno di questi cabinet con un nostro impulse response esterno, semplicemente premiamo sul simbolo indicato e carichiamo l'IR scelto, andandolo a selezionare all'interno del nostro computer. Nel menu editor invece abbiamo alcune cose interessanti che riguardano innanzitutto il file system, ovvero possiamo andare ad attivare amp e cab, quindi la simulazione di entrambe e due le cose, solo l'amplificatore mentre mantenere il cabinet spento, oppure il contrario, spegnere l'amplificatore e tenere acceso solamente il cabinet. Inoltre possiamo scegliere il tipo di riverbero, se hall, plate o room, mentre l'uscita possiamo scegliere se è di tipo linea oppure andare a specificare un amplificatore ben preciso, ad esempio il JC120, il Boss Katana, il Nexton e via dicendo. Infine abbiamo anche il return mode, ovvero la modalità del return se deve lavorare in mono o in stereo. Qui in basso invece abbiamo tutte le impostazioni riguardanti l'uscita USB per la registrazione e la riproduzione audio. Infine nel menu abbiamo il manuale che possiamo visualizzare, la possibilità di fare un refresh se ci fosse problemi di comunicazione con il pedalino, la versione, andare a resettare uno specifico slot, quindi ad esempio solamente un amplificatore, oppure andare a fare il backup di tutto quanto il pedalino. Quindi ragazzi, che cosa posso dire di questo Boss IR2? Beh, allora, devo dire che sicuramente è costruito bene, è solido, robusto, come da sempre ci ha abituato Boss con i propri prodotti, ma ha alcune caratteristiche che secondo me lo rendono molto speciale, tipo la possibilità di gestire fino a 7 dB in ingresso, che mi permette dunque di boostarlo senza incappare nel clipping digitale. Secondo me è una gran bella cosa, ma soprattutto che ha il send and return, che può essere anche stereo. Ecco, questa cosa per esempio non la si trova dappertutto e non è scontata, perché per esempio se ci prendiamo un Tonex Pedal, che è un pedale già più costoso, o un Nano Cortex, queste soluzioni non presentano un send and return. Qui invece sì, questo mi permette di mettere degli effetti all'interno del pedale prima di uscire, e secondo me, per chi ne fa uso, è una gran bella cosa. Inoltre, da non sottovalutare, secondo me, la possibilità di funzionare anche a batteria, cosa che infatti lo si trova raramente in altri prodotti simili. L'unico che mi viene in mente è il Sonic Cake Pocket Master, poi magari c'è anche qualche altro, ma il primo che mi viene in mente è quello. Quindi secondo me anche questa è una caratteristica molto interessante, molto importante. Che dire, a tutto quello di cui personalmente ho bisogno in un simulatore di amplificatori. Posso caricare i miei IR, posso scegliere tra 11 modelli, posso controllarlo esternamente con un pulsante, posso scegliere tra A e B, quindi più di così. Inoltre tutto questo devo anche tenere a mente anche il prezzo di vendita, che è molto concorrenziale, e devo dire che sì, questo è un gran bel prodotto. Quindi ragazzi, lasciatemi ringraziare veramente di cuore del Live Sound per avermi prestato il pedale e averlo potuto provare, quindi grazie del Live Sound, grazie a Jacopo Garimanno. Vi ricordo che potete utilizzare il codice qui sotto per avere uno sconto sull'acquisto di Boss IR2. Vi basta cliccare sul link che trovate qui in descrizione, aggiungere Boss IR2 al carrello e utilizzare il codice coupon. Quindi ragazzi, io come al solito vi invito a lasciare un like, iscrivervi al canale, cliccare
cliccare sulla campanellina. Fatemi sapere che cosa ne pensate, se lo utilizzate anche voi, come vi trovate, se magari avete optato per qualche altra soluzione, fatemi sapere dunque qui nei commenti. Io vi invito anche a fare un salto sul mio sito www.robirocks.it, dove trovate i miei impulse response, profili, preset, materiale gratuito e anche le masterclass e i corsi che realizzo. Io vi saluto e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!